E ciao ragazzi, sono Gara. Oggi con la nostra agenda in mano analizzeremo la vostra o la tua forma del viso e quindi poi di conseguenza vedremo anche quale tipologia di taglio associare al tuo volto. In molti pensano che per scegliere il proprio taglio di capelli bisogna solo vedere quale è più di tendenza, quale piace di più alle ragazze o ai ragazzi, perché comunque ci sta, senza guardare delle cose molto più importanti prima, ovvero la forma del viso che vedremo in questo video, la forma della testa, la tipologia dei capelli, che poi in realtà ragazzi ci sarebbero altre mille cose da vedere, fronte, mento, orecchie, occhi, ci sarebbero davvero tante cose da guardare, per oggi vediamo solo la forma del viso. Quando noi andiamo a scegliere il nostro taglio non stiamo andando a scegliere il taglio che va di moda, anzi, molti fanno così, però la cosa corretta sarebbe: quali sono i miei difetti, quali sono i miei punti forti, quali devo mettere in luce e quali devo nascondere. Quindi oggi vedremo tutti i tipi di tagli che potrebbero star bene per tutte le tipologie di volto, di viso. E quindi mi raccomando ragazzi, guardate il video fino alla fine, lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi. Scrivete nei commenti qual è la vostra forma del viso e quale taglio avete scelto. Se invece avete bisogno di un mio giudizio, scrivetemi in DM su Instagram dopo avermi seguito, che è fondamentale, e io cercherò di aiutarvi. Ora guardiamo quali sono tutte le tipologie di volto che possono essere presenti, che sono viso squadrato, viso ovale, triangolare, tondo, a diamante e rettangolare. Ovviamente ragazzi le capigliature che vi consiglierò sono anche di tendenza, quindi ho cercato di associare tutte le varie tipologie di viso a delle capigliature che comunque vadano di moda. Allora, il primo viso che andiamo a analizzare è il viso ovale, quindi questa immagine qua. Questa ragazzi è la tipologia di viso un po' più comune, quella che hanno un po' più persone, e la cosa figa qual è? Che quasi tutte le capigliature, ovvero la maggior parte, possono essere abbinate a questa forma di viso. Quindi capello lungo laterale, capello lungo sopra, capello corto, ci può stare bene praticamente tutto. Su questa tipologia di volti appunto dovremmo analizzare tutte le altre caratteristiche che possono essere testa o altri difetti particolari. L'unica cosa che posso consigliarvi per questa forma, essendo che è un suo lato positivo, che ha già il mento spinto in avanti, quindi ha delle movenze prolungate, che è una cosa positiva, perché danno delle ombre diverse al volto, perché dà delle forme migliori alla faccia, quindi il mento un po' più allungato, le mascelle un po' più spinte. Una cosa che posso consigliare è di spingere questi valori positivi, quindi dei tagli che vadano in avanti, ed una pettinatura che adesso va tanto di tendenza, che può andare bene anche per questa tipologia di viso, oltre a tantissime altre tipologie di taglio, è il mosso in avanti, quindi magari anche leggermente il ciuffo rialzato, tipo questa immagine qua o questo taglio qua, perché questa pettinatura ci fa avvicinare alla forma del viso più bella che si può avere, ovvero la prossima che andremo a vedere. Ora parleremo del viso a diamante, quindi questa immagine qua, come già potete vedere da solo l'immagine, questa è la forma del viso che accentua di più dei valori positivi che può avere un volto, quindi la mascella, gli zigomi, ombre quindi delle guance, un po' la forma della faccia in sé. E anche di questo diciamo che possono starci bene moltissimi tagli. Attenzione però, il mosso in avanti, un taglio in avanti può far bene se queste movenze del viso non sono troppo esagerate. Se invece sfociamo sul troppo dobbiamo fare dei tagli che magari vanno a sminuire un pochino queste forme, che può essere il taglio laterale, così da creare un po' più di squadratura del volto e diminuire questo movimento in avanti, che ricordiamo, il movimento in avanti in realtà è una cosa positiva, ma se è troppo poi sembriamo finti. Avete presente c'è un filtro, se non mi sbaglio, su Instagram? Comunque vabbè, lasciamo perdere. Il troppo, come ogni cosa, stroppia, e in questi casi dobbiamo rimediare a queste cose. Sicuramente se dobbiamo parlare del lato, essendo che le forme sono già positive, dobbiamo tenerle queste forme, quindi un lato magari corto, e il sopra lì potete vedere voi, può essere in avanti, può essere all'indietro, se appunto queste forme non sono troppo accentuate. Nel caso volessimo diminuire queste movenze, un taglio corto di lato, magari con riga, ma sempre con i lati comunque corti, può fare la differenza. Ricordo sempre che comunque il taglio è una scelta personale, quindi mi raccomando, non ascoltate per forza me, ma fate le vostre valutazioni. Ora analizziamo un'altra tipologia di viso, che è il viso rotondo, quindi questa forma qua. Questa forma ha bisogno di due cose fondamentali, ovvero i lati corti e il sopra non troppo gonfio o troppo lungo, perché i lati lunghi e gonfi ovviamente vanno a accentuare la forma tonda, e se la testa è troppo tonda dobbiamo cercare di andare controparte, a meno che ci piace questo effetto tondo che abbiamo, e quindi possiamo optare sempre per un taglio corto ai lati, secondo me, e magari sopra un riccio un po' in avanti che va a togliere l'effetto tondo ma tiene in altezza, però sicuramente il lato deve essere corto. Quindi ragazzi, questo taglio qua sarebbe perfetto per voi.
Altra tipologia di viso è il viso allungato, quindi questa forma qua. Questa è una forma un po' particolare perché dobbiamo fare attenzione a non allungare ancora di più la testa o il viso, quindi ci sono poche scelte che possiamo fare. Una scelta giusta secondo me è portare un lungo, quindi magari orecchie scoperte ma comunque il lato sempre pettinabile, anche il sopra abbastanza sul lungo, magari da portare di lato leggermente all'indietro, così che diamo un effetto un po' più squadrato. Nel caso vogliamo tenere questo effetto di lungo, potremmo addirittura portarli sparati, però abbiamo una testa che poi viene lunga 7 metri, quindi lì sta sempre a voi la scelta. Un taglio che appunto consiglio io è proprio questo, un taglio abbastanza alla moda, può star bene a chi ha questa forma del viso. Comunque fatemi sapere se vi è servito questo consiglio e fatemi sapere se farete anche voi questo taglio. Ora parliamo del viso squadrato. Sempre per gusto personale io non userei mai dei capelli corti, perché il capello corto in questo caso andrebbe ad accentuare tutte le forme, quindi tutto lo squadrato. Soprattutto il lato corto è un pericolo. Un taglio che consiglio io in questo caso è sempre un mosso con ciuffo rialzato, anche perché toglierebbe un po' di effetto squadrato che, come ho detto già prima, il troppo stroppia, e se si ha la testa troppo quadrata o il viso troppo quadrato è meglio andare a cancellare un po' questo difetto. Potremmo benissimo anche portare una frangia bassa, comunque capello lungo che vada a coprire leggermente la fronte e appunto la forma del viso. E l'ultima forma del viso che andremo a analizzare in questo video, che in realtà è l'ultima presente, è la forma triangolare, quindi questa forma qua. Questa è una delle tipologie di viso un po' più difficili da abbinare a delle tipologie di taglio. Sicuramente io porterei il lato corto, anche perché un lato ancora più gonfio rischiamo di accentuare questa forma triangolo, quindi diamo potere ai due angoli e non va bene. Sicuramente per questa tipologia di forma anche le barbe potrebbero aiutare tanto a modificarne l'impatto visivo iniziale. Però parliamo solo di capelli. Un consiglio che posso darvi io per queste forme qua, sicuramente uno sparato, un corto, sicuramente ai lati rasati, però sopra magari uno sparato, un ciuffo rialzato sicuramente può andare a alleviare questa forma triangolare. Nel caso facessimo un mosso in avanti dobbiamo cercare di portare la nostra pettinatura il più possibile al centro, così da togliere questo effetto quadrato nella parte alta. Ragazzi, spero di avervi aiutato. Ovvio ragazzi che è difficile realizzare e scegliere un taglio solo guardando la forma del viso. Appunto, come ho detto prima, ci sono troppe cose da guardare. Mi raccomando, lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi. Fatemi sapere se avete cambiato idea di taglio e se avete capito un minimo come funziona la scelta per la vostra pettinatura più adatta a voi. Grazie ancora ragazzi, lasciate mi piace, un bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.